Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo i problemi risolvibili attraverso le disequazioni di primo grado. Partiamo dal primo esercizio. Il testo dice: un assicuratore guadagna ogni mese la cifra di 800 euro più 75 euro per ogni nuova polizza stipulata. Ogni volta che leggete un problema soffermatevi su ogni frase e andate a scrivere le ipotesi. Questa prima frase la possiamo tradurre così: chiamiamo con X la polizza stipulata. Quindi in base a quello che abbiamo letto sappiamo che l'assicuratore guadagna 800 euro più 75 per ogni polizza. Lo scriviamo così: A, l'assicuratore, guadagna 800 più 75 volte X. Ci chiede quante polizze deve stipulare, quindi dobbiamo trovare X, in un mese per guadagnare più di 1500 euro. Se questo è il suo guadagno, per poter guadagnare più di 1500 euro, la nostra disequazione risolvente è la seguente. Questa è una semplicissima disequazione di primo grado, portiamo il termine noto al secondo membro cambiando di segno, sommiamo i due termini, dividiamo ambo i membri per il coefficiente davanti all'incognita, quindi diviso 75, così facendo questo e questo si semplifica, e se facciamo questo con la calcolatrice viene 9,3. Ovviamente la nostra X era il numero di polizze, quindi non possiamo avere 9 polizze virgola qualcosa, cioè le polizze sono numeri interi, 8, 9, 10, 11. Quindi la risposta a questo problema è: per poter guadagnare più di 1500 euro al mese deve vendere almeno 10 polizze, perché il successivo numero intero più vicino a 9,3 è 10. Questa è la nostra soluzione. Andiamo a vedere un altro problema. Il problema dice: in un parcheggio ci sono 20 auto e 4 motorini. Mi fermo subito e scrivo queste informazioni. Auto uguale 20, motorini uguale 4. Andiamo avanti. Quindi è importantissimo leggere un pezzetto di frase alla volta e scrivere subito i dati. Successivamente giungono al parcheggio altre auto e altri motorini. Quest'ultimi, i motorini, in numero doppio rispetto al numero di auto. Quindi sono arrivate nuove auto e nuovi motorini e noi sappiamo che esiste questa relazione. Il numero di motorini è 2 volte il numero di auto che sono giunte. Poi dice: ciò fa sì che il numero di motorini presenti nel parcheggio diventa più del 40% del numero complessivo di veicoli. E questa la scriviamo così: il numero di motorini, non scrivo è uguale ma è maggiore o uguale perché diventa più del 40%. Le percentuali si possono scrivere come frazioni, 40 fratto 100. Di cosa? Del, quindi per, il numero totale di veicoli. Quindi questa è la nostra disequazione. Ora facciamo un piccolo disegnino per capire la situazione che c'è nel parcheggio. Se questo cerchio supponiamo sia il parcheggio, sappiamo che ci sono inizialmente 20 auto e 4 motorini. Per distinguere questi numeri faccio in rosa le auto e in arancione i motorini. Poi sappiamo che arrivano nuove auto e nuovi motorini. Se chiamiamo le auto con X, allora sappiamo che di conseguenza i motorini giunti saranno 2 volte X. Quindi nel parcheggio possiamo mettere X e 2X. Ora sappiamo che il numero totale di motorini, quindi 4 più 2x, è maggiore o uguale del 40%, ovvero 0,4, del numero totale di auto e motorini presenti nel parcheggio. Nel parcheggio abbiamo tutta questa roba qua, quindi 20 più 4 più x più 2x. Questa è la nostra disequazione risolvente di primo grado da andare a risolvere. Quindi il primo membro lo ricopio, faccio i calcoli al secondo membro: 20 più 4 fa 24, moltiplicato per 0,4 fa 9,6. Quindi siccome questi termini sono simili, invece di fare tutti e 4 i prodotti, quindi moltiplicare tutto per 0,4, ho accorciato i tempi, ho sommato questi due e ho moltiplicato. Allo stesso modo sommiamo questi due termini simili, quindi viene 3x moltiplicato per 0,4 fa 1,2x. Ora portiamo le incognite al primo membro e i termini noti al secondo membro, ricordandoci di cambiare segno. Al primo membro viene 0,8x, al secondo membro 5,6. Dividiamo come sempre a destra e a sinistra per 0,8, questo e questo si semplifica e qua viene 7. Quindi sappiamo che le auto che sono giunte sono maggiori di 7. Siccome diceva che nel parcheggio avevamo più del 40%, quindi il numero successivo intero
dopo 7 è 8, quindi sappiamo che sono arrivate 8 auto e di conseguenza, siccome i motorini erano 2 volte l'auto, sono arrivati 16 motorini. Ora tocca a te. Dopo aver visto attentamente il video, mettiti in gioco e allenati con gli esercizi che ti ho preparato. A fianco trovi le soluzioni, così puoi verificare che hai fatto bene. Buon allenamento! Bene ragazzi, anche per oggi l'allenamento è andato. Spero che gli esercizi siano stati di vostro gradimento. Ho visto che i video che ho caricato la scorsa settimana hanno già raggiunto tantissime visualizzazioni, quindi io vi ringrazio, continuate a seguirmi, continuate a passare parola e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video!